tutti tesori, io sono Cecilia e bentornati sul mio canale. Oggi di nuovo con Brandon Sanderson e di nuovo vestita da pseudo-elantriana perché è ad Elantris che ci troviamo. Siamo nella novella di The Hope of Elantris. In realtà non c'è tantissimo da dire perché è una novella molto breve e la potete trovare direttamente nel sito dell'autore, ma se siete finiti qui per caso e non avete ancora letto il libro di Elantris, non continuate la visione perché vi state per spoilerare tutto il finale. Quindi vi lascio il link qui sopra in descrizione in cui ne parlo e poi tornate dopo averlo visto o letto. Per tutti gli altri iniziamo. Questa novella è stata scritta nel 2006, quindi a svariati mesi dalla pubblicazione del primo romanzo. In origine doveva essere venduta e distribuita come ebook su Amazon, ma scaduto il contratto l'autore ha deciso di pubblicarlo nel suo sito web e quindi la potete trovare gratuitamente. Per tutti quelli che non conoscono l'inglese basta prendere il link della pagina, copiarlo sul traduttore di Google. Il link che vi esce fuori sarà, una volta che ci cliccate sopra, sarà la pagina dell'autore tradotta in italiano, quindi è semplicissimo. Successivamente ha deciso di non incorporarlo nel testo perché andava a rallentare quello che è il momento di maggiore azione di tutto il libro, ovvero il finale. Chi se li ricorda i bambini di Elantris? Tutti quei bambini colpiti dallo Shroud che sono stati accuditi da Karata e il suo gruppo? Che fine hanno fatto durante la battaglia con Fjorden? Ebbene, in questa novella andremo a scoprire sia cosa è successo a questi bambini, sia com'è continuata nel suo piccolo, perché sono tipo 2 righe, la relazione tra Reoden e Serene. Infatti nelle prime righe della novella viene detto che è incinta, quindi il matrimonio deve essere andato a buon fine. Un piccolo passo indietro, torniamo alla realizzazione della novella. Sanderson sta uscendo con una donna da circa 2 mesi, ma non c'è ancora niente di ufficiale. E in una di queste uscite Emily informa che una sua studentessa di nome Matisse ha creato da sola un libro ispirato ad Elantris che le avrà piaciuto tantissimo. Matisse ovviamente non sapeva che la sua insegnante stava attualmente uscendo con l'autore del libro che le è piaciuto così tanto. Il suo libro era completamente fatto a mano e conteneva schizzi e biografie dei personaggi, strisce di stoffa degli abiti elantriani tutte cucite sulle pagine e piccoli sacchetti contenenti i materiali che troveremo nel libro. In realtà l'autore voleva già rimettere le mani su Elantris, poi non l'ha più fatto per motivi editoriali ed ha finito per pubblicare Mistborn. Quello che ha fatto Matisse l'ha ispirato così tanto che ha deciso appunto di scrivere questa novella come forma di ringraziamento. Oltre questo gliel'ha dedicata chiamando il personaggio principale appunto Matisse. Il problema è che non la conosceva, quindi l'ha fatta descrivere da quella che sarebbe stata poi in futuro sua moglie per farla sembrare come lei. Una volta finita di scrivere non l'ha consegnata a lui di persona, ma l'ha fatta consegnare da Emily direttamente sulle mani di Matisse e immaginate per lei la sorpresa. Tra l'altro, se vi interessa, piccola parentesi, quando si sono sposati Matisse le ha regalato come regalo di nozze il libro che ha scritto lei su Elantris. Tornando a noi, le anticipazioni le ho fatte tutte, per cui se non volete spoilerarvi nulla, interrompete qui la visione. Per tutti gli altri ve la racconto e la parte spoiler c'è tra 3, 2, 1. Oggi abbiamo come ospite Ash, che mi ha raccontato cosa è successo. Matisse dunque è la protagonista della nostra storia. In questo preciso istante sta mettendo a letto i bambini, perché quello è il suo compito. Da quando Spirito è al comando, chiunque ha un compito e lei gli è molto grata perché prima era una mendicante e tra l'altro pure orfana, mentre da quando è venuta a Elantris, quindi da quando l'ha colpita dallo Shroud, ha trovato un padre adottivo, non so se vi ricordate Dash, stava nel gruppo di Karata, e poi ha trovato il suo posto nel mondo, diciamo, perché qui ha uno scopo e si sente utile per la prima volta in tutta la sua vita. Quella stessa notte alcuni bambini si accorgono che sta succedendo qualcosa, così lei cerca di metterli a letto e poi va a dare un'occhiata. In contemporanea nel libro di Elantris c'è Reoden che ha appena detto a Serene che ha mandato Galladon indietro, quindi nella città di Elantris, per imparare a tutti il modificatore da aggiungere in tutti gli Aon affinché funzionassero, insomma. Matisse, infatti, uscita dall'edificio in cui si trovano tutti i bambini, va in piazza
piazza dove vede Galladon che sta insegnando questa cosa degli Aon. In concomitanza Serene ha mandato Ash a informare Galladon del carico d'armi, quindi Matisse, che è fuori a vedere Galladon, intercetta Ash e scopre una cosa importante, ovvero della biblioteca. Ve la ricordate la biblioteca? Così Matisse prende in prestito Ash per raccontare la storia a tutti quei bambini che non si sono ancora addormentati. Ma durante la notte sente dei rumori e praticamente scopre che sono sotto attacco da parte dell'esercito di Fjordell. Così manda Ash ad informare Dash, suo padre, che stanno scappando verso la biblioteca e si portano dietro 2 torce per fare luce. Una la tiene Matisse e un'altra la tiene un altro bambino in cima alla fila, diciamo. A un certo punto arrivano 3 soldati dell'esercito di Fjordell e cercano di attaccarli, ma arriva Dash e un po' ne sconfigge, ma poi quando arrivano i rinforzi viene sconfitto lui stesso. Nel frattempo Matisse si ricorda del modificatore che c'è negli Aon e quindi per combattere, diciamo, disegna l'Aon Ash che sprigiona luce e nel frattempo manda il Sion ad avvertire il capo del gruppo dei bambini, insomma, di spegnere la torcia. Così i monaci sono stati accecati, vedono solo la torcia di Matisse che scappa nella direzione opposta. La accerchiano, sta per avere la peggio, ma riesce a divincolarsi e inconsciamente ritorna nel punto in cui si trova Dash a terra, ormai diventato un Hoed. Credo che si dica così, ma non ne sono certa. Vi ricordate Reoden che nel frattempo disegna l'Aon Rao sulla città di Elantris e tutti riprendono ad essere elantriani veri perché lo Shroud finisce la trasformazione? Esatto, succede proprio in questo istante. Dash e Matisse diventano quindi i veri elantriani e Dash, non più Hoed perché è guarito, sconfigge una volta per tutti i monaci e salvano i bambini che nel frattempo si sono rifugiati nella biblioteca. Alla fine del racconto, Reoden, sentendo questa storia, decide di donare 2 Sion che sono rimasti senza proprietario a Dash come ricompensa e appunto Dash ne dona uno a sua figlia e si combina con il Sion Aeo, che significa coraggio. In conclusione, questa novella non è proprio fine a se stessa perché oltre alla sorte dei bambini e a quello che è successo tra Reoden e Serene ci fa porre delle domande. Infatti all'inizio del racconto Ash dice a Matisse che un giorno avrà un Sion tutto suo. Quando Matisse le chiede come fai a saperlo, Ash le risponde che Spirito ha già aggiustato l'Eldor, per cui un giorno aggiusterà la città e prima o poi scoprirà il segreto dei Sion. Ovviamente a questo punto della storia, quindi al finale della novella, la città l'ha già aggiustata e quindi rimangono i Sion. Quindi ecco, in un eventuale secondo libro io mi aspetto che anche la questione di Sion venga a galla. Grazie di aver visto questo video fino a qui, spero che vi sia piaciuto. Se volete dire qualcosa non siate timidi, scrivetemi nei commenti e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Attualmente sto svasando le piante acquatiche e sto rimettendo nuova terra, però la terra che è rimasta per un anno, in questo caso per 2 anni nell'acqua, praticamente è diventata in questo modo e quindi se mi devo immaginare il fango di sicuro me lo immaginerei così. Allora, in pratica io devo mettere le mani qui dentro perché, se vedete, queste qui sopra sono le radici del fiore di loto, quindi mi devo praticamente sporcare tutta e questo qui che vedete è quello che secondo me è la melma di Elantris. Quindi tutte le strade, tutti i muri sono più o meno così.